Ciao a tutti, come stare calmo quando sai che sarai stressato? Allora, ci sono situazioni che ogni giorno dobbiamo affrontare che sappiamo che ci possono generare stress. Che cos'è lo stress? Lo stress è, diciamo, una tensione che viene vissuta in modo non positivo. Tutte le emozioni che vengono vissute in modo non positivo, cioè che vengono vissute come diciamo, una fonte di sofferenza, una fonte di pressione, vengono vissute come fonti stressanti. Come fonti stressanti, soprattutto se restano compresse. Una fonte di stress è un'emozione che non viene espletata. Tutto quello che viene espletato, tutto quello che viene, per così dire, vissuto profondamente, in realtà non ci può condizionare, in realtà non può essere stressante. Invece quello che resta compresso, che non riusciamo a esprimere, diventa fonte di stress, diventa fonte di ansia, diventa fonte di preoccupazione, cioè si esprime attraverso una fonte di preoccupazione. Talvolta si esprime attraverso attacchi di panico, attraverso situazioni di varia natura. Ora dobbiamo tenere presente alcuni fatti fondamentali. Esiste un mondo degli eventi ed esiste un mondo dell'interpretazione degli eventi. La sequenza è: esistono degli eventi e noi possiamo agire già sugli eventi comunque, perché, perché ci capitano certe cose piuttosto che altre? Beh, secondo un po' sia le filosofie orientali, sia la quantistica occidentale, gli eventi accadono, questo tipo di eventi accade perché in realtà siamo noi stessi, la nostra coscienza, a generare questi eventi. Ora, questo è un concetto che viene espresso da molte filosofie, anche dalla quantistica, ma in realtà sono pochissime le persone che lo sanno comprendere veramente. Io credo che comprendere veramente questo concetto, eh, comprenderlo nel senso di poterlo utilizzare, è la prerogativa di un Buddha, cioè la prerogativa di una persona che ha raggiunto comunque uno stadio di illuminazione e che si è liberato veramente da tutti i filtri negativi col quale percepiamo e vediamo il mondo. Soltanto una coscienza libera da condizionamenti può, diciamo, esercitare il libero arbitrio di creare la realtà che vuole sperimentare. Però non esiste come dire, un interruttore tutto o niente, è un percorso graduale. Potremmo definire appunto, come disse il Buddha, un percorso graduale verso l'illuminazione, quindi è un acquisire giorno dopo giorno una maggiore consapevolezza. E allora scopriremo che piano piano, modificando la nostra attitudine mentale, modificando, cercando di modificare, iniziando a conoscerle, le nostre credenze più profonde, noi possiamo agire per trasformare la realtà nella quale siamo immersi. Possiamo agire per cambiare la realtà nella quale siamo immersi. E questi cambiamenti possono avvenire davvero in profondità, possono essere davvero dei cambiamenti repentini. E è importante, è veramente importante quindi imparare a gestire la nostra emotività, imparare a gestire le nostre emozioni. Se noi impariamo a fare questo, otteniamo la possibilità di influenzare gli eventi che ci accadono. Però esiste poi un secondo livello
è il significato che diamo agli eventi che ci accadono. Su questo abbiamo, anche noi che non siamo illuminati, molte più possibilità e si trasforma la realtà. Possiamo eliminare eventi stressanti se non li giudichiamo stressanti. Se diamo un significato diverso al significante, intanto andiamo verso il cammino, stiamo percorrendo il sentiero per l'illuminazione perché il primo punto è quello. Qua abbiamo veramente molto molto da fare, perché noi spesso interpretiamo gli eventi al negativo, diamo un significato negativo agli eventi, talvolta anche eventi positivi. E poi positivo e negativo in realtà non esiste, dipende veramente dal significato che noi diamo. Mi viene sempre in mente quello che disse Milton Erickson, famoso ipnotista del secolo scorso, quando gli chiesero come visse il fatto di essere paralizzato da ragazzo a seguito della poliomelite. Lui rispose, bene, mi permise di poter osservare le persone e poter elaborare questa capacità che ho acquisito di comunicazione profonda, di diventare il comunicatore che sono oggi. Quindi l'interpretazione che diamo agli eventi è veramente fondamentale. Mi viene in mente anche Stephen Hawking, ricordate, no? Scienziato che è mancato da poco, fisico molto famoso, che per questa malattia dei motoneuroni è restato praticamente sempre più paralizzato. Alla fine comunicava muovendo gli occhi davanti a un computer, insomma. Eppure questo non gli ha impedito di diventare uno dei più grandi fisici di questo secolo, del secolo scorso, diciamo così. E ha interpretato positivamente le cose che uno potrebbe dire sono oggettivamente negative. È riuscito comunque a non arrendersi. Il fatto di non arrendersi, il fatto di continuare a lottare ci permette di fare delle azioni, di fare delle cose che ci consentono di eliminare le fonti stressanti, perché tutto quello che stressa è tutto quello che resta compresso. Se noi riusciamo a mettere in atto una risposta di azione, qualunque essa sia, qualunque azione noi facciamo, questa azione permette di scaricare questa energia stressante, quindi non percepire l'evento come stressante e avere una grande capacità, quella di poter raggiungere un obiettivo, di poter canalizzare questa energia da qualche parte. Infatti, il significato che diamo agli eventi determina l'emozione che noi andiamo a sperimentare e l'emozione che andiamo a sperimentare determina il comportamento e il comportamento determina i risultati che otteniamo. È evidente che se uno interpreta un evento in modo negativo, vivrà un'emozione negativa, questa emozione negativa porterà a una paralisi, porterà a una sofferenza, cioè si sfogherà attraverso la paralisi fisica e la sofferenza, inizi a lamentarti, inizi a prendertela con tutto e arrivi anche a prendertela con te stesso, con te stessa e quindi praticamente a quel punto lì le azioni saranno o non ci saranno azioni o saranno azioni che porteranno a risultati negativi e questi risultati negativi andranno a consolidare l'interpretazione negativa fatta degli eventi e quindi si entra in un loop nefasto in cui le cose andranno di male in peggio. Bisogna quindi avere la forza di interrompere questo schema per evitare che gli eventi che noi percepiamo, che noi viviamo, possano essere definiti eventi stressanti. Abbiamo questa forza, possiamo agire in diversi livelli. Il primo livello, ripeto, richiede un qualcosa che è un qualcosa di veramente superiore.
diventare i creatori consapevoli della realtà, perché noi in realtà siamo creatori della realtà, purtroppo la creiamo inconsapevolmente, non riusciamo a gestire ancora il processo di creazione della realtà. E per fare questo, per iniziare ad andare in questa strada, però possiamo interagire sugli eventi, iniziare a interpretare diversamente gli eventi. Questo ci darà già una chiave di volta grandissima per eliminare le fonti stressanti e per imparare a diventare veramente consapevolmente creatori di realtà e creatori di eventi. E renderci conto quindi che noi siamo molto di più di quello che crediamo di essere. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale, iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.